Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. La puntata di oggi è la seconda parte di un video reaction di una performance di Virgil Donati, te la lascio in descrizione, vattela a vedere se non l'hai ancora visto perché è stato un video, non il mio video, la sua performance è stata veramente incredibile. Allora come oggi Virgil Donati non smette mai di stupirci, quindi se ancora non hai visto quel video vattelo a vedere. Intanto sigla e andiamo a vedere di cosa parliamo oggi. Come sempre, prima di continuare con il video ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella per non perderti gli aggiornamenti e le nuove uscite del canale. Io parlo di batteria, di batteristi, ho iniziato il format delle reaction e nell'episodio di oggi vi insegnerò un groove che Virgil fa in quella performance che ho trovato molto bello e soprattutto non ditelo a nessuno, ma è l'unica cosa che sono riuscito a capire del video, perché tutto il resto per me è inarrivabile. Virgil Donati suona come se fosse un alieno, quindi oggi andiamo a vedere questo groove che l'ho trovato molto gustoso. Giusto ragazzi, cosa che non vi ho detto, in questo episodio non vi insegnerò solo un groove, bensì ve ne insegnerò due, ma questo lo vediamo un attimo più avanti nel video. Prima andiamo a vedere il groove principale, dopo vi spiego l'altro groove. Se ancora non avete visto il video, quindi vi consiglio caldamente di andarlo a vedere, dopodiché tornate qua. Per chi l'avesse già visto invece, andiamo ad analizzare un bellissimo groove che fa Virgil in questo pezzo qua, lo andiamo a sentire. Lo sentiamo di nuovo. Figata, vero? Allora, non è una cosa così complicata contando che stiamo parlando di Virgil Donati. Il ritmo è un 12 ottavi. Per chi non sapesse cos'è un 12 ottavi, è un tempo composto di movimento ternario. Vuol dire che nello spazio di ogni quarto avremo 3 note, quindi è un movimento ternario. 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4 and a. Quindi questo è il movimento principale. Virgil cosa fa? Utilizza il Charleston con il piede sinistro su ogni quarto, quindi 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4 and a. Poi, dato che non ho capito bene il perché, ma lui vuole fare così, suona anche un altro Charleston con la mano destra all'unisono. A livello di suono non lo trovo così utile, però lui lo suona così. Io non ho un altro Charleston, quindi quando lo suonerò così. Ok, e questo è quello che fa il piede sinistro, quindi piede sinistro sui quarti e fin qui nulla di complicato. Virgil usa delle ghost note con la mano sinistra per completare la figura di 3 note, quindi ok, quindi la struttura del groove è proprio questa qua. Ovviamente lui dà degli accenti per far suonare il groove come un vero e proprio bel groove da ballare. Quindi vi faccio sentire com'è. Andrò lentamente e dopo aumenterò sempre di più. Bene ragazzi, quindi come avete notato l'accento principale del groove viene dato con la mano destra che si sposta dal Charlie e viene suonato sul rullante. La difficoltà di questa cosa è che prima di questo accento c'è un altro accento dato con la mano sinistra, solo che la mano sinistra arriva dai doppi colpi. Di preciso è il secondo doppio colpo ad essere accentato ed è qui che diventa un po' più difficile. Ricordo un altro video che ho fatto su un groove di Jojo Mayer, vatti a vedere anche quello, ti lascio il link in descrizione, anche lui suona dei sedicesimi con l'ultima nota accentata, sempre con la sinistra, quindi la difficoltà di questo groove, che è un groove abbastanza semplice, sta proprio in questa cosa qua, ovvero suonarlo a velocità sostenute cercando di mantenere quella dinamica. E vi assicuro che dare un accento nel secondo doppio colpo a una velocità alta non è così facile, ok? Andiamo a vederlo un po' più veloce.
Bene ragazzi, quindi questo era il groove principale. Dopodiché cosa succede nel video? Lui ovviamente, dato che è Virgil Donati, non riesce a fare roba troppo facile per noi comuni mortali. Infatti questo groove penso che lo tenga neanche 10 secondi. Dopo inizia a modificarlo sempre di più. Subito dopo questo groove fa un altro groove uguale, identico, ma lui cosa fa? Sposta le ghost note, quindi tutti i colpi con la sinistra, li suona con la cassa, mantenendo però sempre quegli accenti col rullante. Ok? Sempre in 12 ottavi, come prima. Semplicemente non abbiamo più le ghost note con la sinistra, ma ce l'abbiamo con la cassa, che non sono più ghost note perché è un effetto bello diverso. Sarà così. Dopodiché ci andiamo ad aggiungere gli stessi rullanti di prima, non tutti ragazzi, solo quelli accentati. Quindi suona così, vado piano e poi vado sempre più veloce. Dimenticavo, a caso ci aggiunge anche un timpano nell'inizio della seconda battuta. Lui cerca di usare sempre la mano destra, come nel primo groove la suona sul Charleston, in questo caso la sposta ogni tanto sui tom, però quello che volevo farvi vedere oggi era la struttura del groove più che imparare a memoria o fare esattamente quello che fa lui. La struttura è questa qua. Ancora più veloce. Molto bene ragazzi, proviamo ad unire i due groove. Allora, come ti è sembrato? Spero che questo groove vi serva, vi sia utile. È più un groove da usare forse per un discorso di indipendenza e di studio, più che da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Però l'ho trovato molto interessante perché è molto orecchiabile e alla fine ci permette di usare bene tutte le parti del corpo, che non fa mai male, perché la coordinazione della batteria è una cosa molto importante. Quindi io come sempre lascio in descrizione il link dove potete scaricare il PDF dell'esercizio completamente gratuito, quindi c'è lo spartito, scaricatelo, studiatelo, sudateci sopra, piangeteci sopra, no sto scherzando, divertitevi sempre, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e ci vediamo al prossimo video.